sono qui per dirvi che all'alba dei miei 50 anni ho fatto pace con la mia camicia bianca. Siamo nel 2000, è l'ingresso della New Economy. Io mi sto laureando e c'è un sentimento di energia e di entusiasmo che arriva addirittura all'università. Ricevo a casa delle lettere da parte di aziende che mi chiedono di andare a fare dei colloqui, per cui ovviamente ci vado. Vado a fare i miei colloqui e un'azienda a un certo punto miracolosamente mi assume. Vado al lavoro e c'è un problemino. Io non ce li avevo i vestiti del lavoro di questa azienda. Era una multinazionale di consulenza, gigante. E il vestito in queste società è fatto più o meno così. Camicia bianca, cravatta scura e vestito scuro. Molto classico. Una specie di Man in Black o Mr. Anderson di Matrix, prima di diventare Neo. A questo punto io che ero abituato a jeans strappati, cappello al contrario, camicia lisa, mi sentivo un po' a disagio e quindi me li vado a comprare sti vestiti. Li compro, mi avvio verso il luogo di lavoro. Tutto bene all'inizio, poi inizio a sentire un po' di fastidio. Questa camicia non mi sta tanto bene, mi sento un po' stretto, un po' omologato, anche sto vestito faccio fatica. A un certo punto mi viene un'idea. Tento una rivoluzione copernicana. Camicia grigia, cravatta grigia, vestito grigio. Un ton su ton che poteva pure risultare gradevole alla vista. E a questo punto, fiero come il Che Guevara del business, me ne vado al lavoro bello contento. Arrivo davanti all'ascensore che mi portava al nono piano del palazzo dove lavoravo, schiaccio il bottone, qualcuno mi bussa, mi giro, il mega direttore galattico, una specie di semidio metà uomo e metà testa di fatturato, che mi dice: ciao Alessandro, come stai? Con quel tono simpatico. Poi ti danno subito del tu. Guadagna 150 volte quello che guadagno io, però siamo amici da lunga data. Bene, grazie. Tu? Ti vedo un po' stanco. Ma no, perché? Cosa dici? Sì, secondo me sei un po' stanchino tu. Fai una cosa, vai a casa, ti rilassi, ti cambi e poi magari ci vediamo nel pomeriggio. Non c'è problema, avverto io i tuoi colleghi su al nono, vai sereno. Tutto questo mentre da piano terra andavo al nono piano. Io ovviamente, arrivato al nono, saluto il manager, schiaccio terra e vado a rimettermi la mia camicia bianca. Vado avanti, la sensazione di costrizione continua e a un certo punto decido, senti, cambio azienda. E allora vado in un'altra multinazionale di consulenza organizzativa, però stavolta il vestito è diverso, è completamente diverso. È camicia bianca, cravatta scura, vestito scuro. Ma il problema era la camicia bianca. Ma non è che io magari non mi sentivo me stesso in quell'organizzazione lì. Se vi dovessi chiedere chi è che si sente se stesso al lavoro, alzate le mani, dai. Vedo niente. Beh, però mi sembra che le percentuali ci siano. Da una ricerca che abbiamo condotto con la Johns Hopkins University su 13.000 persone nei 5 continenti, emerge che il 52% di noi si sente se stesso al lavoro e l'altra parte no. Cioè, voi siete voi stessi, voi mi spiace. No. E a questo punto mi chiedo, ma perché mentiamo? Perché mettiamo una maschera proprio in quel luogo che fondamentalmente ci vedrà lì per la maggior parte del nostro tempo da svegli? Immaginate un colloquio, l'abbiamo fatto tutti, no?
Tu vai al colloquio e vuoi essere più energetico, più produttivo, più forte, talvolta anche un po' più ammiccante. E però sei sempre meno padre, meno madre, meno figlio. Immaginando che dall'altra parte questa cosa venga vista come buona e abbia un esito positivo al colloquio. In realtà oggi le organizzazioni stanno cambiando il modo di selezionare le persone. Stanno cercando di valutare più gli allineamenti valoriali che non solo le skill, cioè le capacità tecniche. Quello che vogliono, oggi come oggi, è cercare persone che stiano bene nelle organizzazioni. Certo, stiamo parlando di ottime organizzazioni che vengono valutate anche in alcune classifiche, che sono presenti in tutto il mondo, proprio dai loro collaboratori. E che cosa cercano oltre queste aziende? In realtà non so se avete sentito mai parlare di Great Resignation, cioè grandi dimissioni. Negli ultimi 2 anni abbiamo assistito a un fenomeno molto strano, per cui persone, soprattutto giovani, sia negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in Nord Italia, lasciavano il posto di lavoro anche senza avere un'alternativa. E quindi questo le organizzazioni lo stanno vivendo come un problema, perché l'investimento che fanno nell'assumerci fa carte 48. A questo punto mi chiedo, ma perché non proviamo a essere noi stessi? Prendo ad esempio Neo per il prossimo colloquio. Il buon vecchio Neo di Matrix, ve lo ricordate quando doveva saltare da un grattacielo all'altro? Gli dicevano non essere l'eletto, convinciti di essere l'eletto. Io lo prenderei un po' da un altro punto di vista. Proviamo a non recitare un ruolo, ma essere noi stessi. Ho parlato di Matrix già un paio di volte, qualcuno forse se n'è accorto. Questi 2 sono i fratelli Wachowski, sono coloro i quali hanno ideato e diretto Matrix, che tutti voi conoscete, immagino perché è un film strafamoso, e che è famosissimo per i suoi effetti speciali, scazzottate e tante altre cose. In realtà non tutti sanno che Matrix è una straordinaria allegoria transgender. È un'allegoria che ci spiega come gli uomini si sono liberati dalle macchine, cioè si sono liberati da un pensiero oppressivo binario. Tant'è che i buoni fratelli Wachowski oggi sono le sorelle Wachowski. Cioè loro, nell'essere se stessi, hanno inventato una trilogia che è diventata famosa in tutto il mondo. Ci sono altri casi di questo tipo. Ultimamente è stata abbastanza famosa sui giornali una ragazza che si chiama Jessica Henze, Leonard, e che fa la partner di un fondo di investimenti, per cui fondamentalmente maneggia milioni tutto il giorno. E lei si vede così su LinkedIn, molto classico, praticamente il mio stesso vestito, versione femminile. Un giorno chiede al suo manager, senti, io vorrei mettere una foto un po' più personale su LinkedIn, posso? Il manager in realtà le risponde loud and proud, cioè ad alta voce e con orgoglio, e gli dice non metterla solo su LinkedIn, ma mettila anche nel sito aziendale. La foto è questa qui. 2 tatuaggetti così per gradire. In quel settore non è proprio di tutti i giorni questa cosa. Stefano Ferri è un imprenditore comunicativo, è sposato, è padre di famiglia e si piace e si veste così. Ora, io credo di fare un bellissimo lavoro. In realtà, come dice mia figlia, adoro il mio lavoro. E sono molto contento di farlo. Pensate che io per mestiere chiedo alle persone come stanno al lavoro.
come stanno con i loro capi, come stanno con i loro colleghi e come stanno all'interno delle loro organizzazioni. E adesso posso dirlo, posso anche mettermi non solo la camicia bianca, mi posso mettere una felpa, un jeans, una maglietta, talvolta un bel vestito con la sua bella cravatta scura e il suo bel vestito scuro sopra. Però se vi dovessi chiedere com'è il mio guardaroba oggi, eccolo, 50 sfumature di bianco. Ma scusa, è un quarto d'ora che mi dici che la camicia bianca non la sopportavi? Vero. Però cosa succede? Che nel frattempo io mi sono anche un po' conosciuto e la mattina sono un po' pigro e quando mi alzo e devo andare, poi tra l'altro sono maschietto e mettere insieme i colori noi facciamo una fatica bestia. E la mattina quando... E la mattina, quando devo andare lì verso l'armadio, quasi incespicando per terra, perché tanto devo portare mia figlia all'asilo, fare 100.000 cose, metto dentro una mano, tiro fuori una camicia e me la metto anche se bianca. E quello che abbiamo visto oggi è un viaggio straordinario che hanno fatto questi ragazzi, forse molto molto più lungo e difficile del nostro, ma se avete voglia, se ve la sentite vostra e se ve lo sentite dentro, è buona camicia bianca a tutti!